Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Balcoga Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento. 4 ottobre 2021. Cosa ha Balcoga? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Balcoga durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Balcoga? Balcoga è un farmaco a base del principio attivo sildenafil, appartenente alla categoria degli antipertensivi, disfunzione erettile e nello specifico farmaci usati nella disfunzione dell'erezione. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Balcoga può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Balcoga 20 mg 90 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz GmbH. Concessionario: Sandoz SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: sildenafil. Gruppo terapeutico: antipertensivi, disfunzione erettile. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: adulti. Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo. Popolazione pediatrica. Trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare. L'efficacia in termini di miglioramento della capacità di fare esercizio fisico o di emodinamica polmonare è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia cardiaca congenita. Vedere paragrafo 5, 1. Posologia. Il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un medico esperto nel trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico, nonostante il trattamento con sildenafil, devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche. Posologia. Adulti. La dose raccomandata a 20 mg 3 volte al giorno, TID. Ai pazienti che dimenticano di assumere sildenafil, i medici devono consigliare di assumere una dose il più presto possibile e poi continuare con la dose normale. I pazienti non devono assumere una dose doppia per compensare la dose dimenticata. Popolazione pediatrica, da 1 a 17 anni. Per i pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni, la dose raccomandata nei pazienti di peso corporeo a 0,20 kg a 10 mg 3 volte al giorno e per pazienti di peso corporeo 20 kg a 20 mg 3 volte al giorno. Nei pazienti pediatrici affetti da ipertensione arteriosa polmonare, pulmonary arterial hypertension, PA, non devono essere usate dosi più elevate di quelle raccomandate. Vedere anche paragrafi 4, 4 e 5, 1. La compressa da 20 mg non deve essere utilizzato nei casi in cui la dose da 10 mg 3 volte al giorno deve essere somministrato in pazienti più giovani. Sono disponibili altre forme farmaceutiche per la somministrazione a pazienti con peso corporeo a 0,20 kg e ad altri pazienti più giovani che non sono in grado di deglutire le compresse. Pazienti in trattamento con altri medicinali. In generale, qualsiasi aggiustamento della dose deve essere effettuato solo dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Una riduzione della dose a 20 mg 2 volte al giorno deve essere presa in considerazione quando sildenafil viene somministrato a pazienti già in trattamento con inibitori del CYP3A4, come eritromicina o saquinavir.
Una riduzione della dose a 20 mg una volta al giorno è raccomandata in caso di somministrazione concomitante con inibitori PA potenti del CYP3A4, come claritromicina, telitromicina e nefazodone. Per l'uso di sildenafil con gli inibitori PA potenti del CYP3A4, vedere paragrafo 4.3. Quando sildenafil viene somministrato insieme agli induttori del CYP3A4, possono essere necessari aggiustamenti del dosaggio, vedere paragrafo 4.5. Anziani, a 0-65 anni. Nei pazienti anziani non sono necessari aggiustamenti posologici. L'efficacia clinica misurata in base alla distanza percorsa in 6 minuti può essere inferiore nei pazienti anziani. Compromissione renale. Nei pazienti con compromissione della funzionalità renale, inclusi quelli con compromissione grave, clearance della creatinina, 30 ml/min, non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg 2 volte al giorno deve essere presa in considerazione dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica, classe KILD-PUG e B, non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg 2 volte al giorno deve essere preso in considerazione dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Sildenafil è controindicato in pazienti con grave compromissione epatica, classe KILD-PUG C, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di sildenafil nei bambini di età inferiore a 1 anno non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Interruzione del trattamento. Dati limitati suggeriscono che la sospensione improvvisa di sildenafil non è associata ad un peggioramento improvviso dell'ipertensione arteriosa polmonare. Tuttavia, per evitare la possibile evenienza di un improvviso peggioramento clinico nella fase di sospensione del medicinale, si consiglia una riduzione graduale della dose. Si raccomanda un monitoraggio intensivo durante il periodo di sospensione del trattamento. Modo di somministrazione. Valcoga è esclusivamente per uso orale. Le compresse devono essere assunte a circa 6-8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La somministrazione concomitante con i donatori di ossido di azoto, come il nitrato di amile, o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata a causa degli effetti ipotensivi dei nitrati, vedere paragrafo 5.1. La cosomministrazione degli inibitori della PDE5, compreso sildenafil, con stimolanti della guanilato ciclasi, come riociguat, è controindicata perché potrebbe portare a ipotensione sintomatica, vedere paragrafo 4.5. Associazione con inibitori PA potenti del CYP3A4, esempio chetoconazolo, itraconazolo, ritonavir, vedere paragrafo 4.5. Pazienti che hanno perso la vista ad un occhio a causa di una neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica anteriore ischemic optic neuropathy, NAION, indipendentemente dal fatto che questo evento sia stato o meno correlato al precedente impiego di un inibitore della PDE5, vedere paragrafo 4.4. La sicurezza di sildenafil non è stata studiata nei seguenti sottogruppi di pazienti e l'impiego è pertanto controindicato. Grave compromissione epatica, storia recente di ictus o infarto del miocardio, ipotensione grave, pressione del sangue. 90-50 mmHg, all'inizio del trattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'efficacia di sildenafil non è stata stabilita in pazienti con grave ipertensione arteriosa polmonare, classe funzionale IV. Se la situazione clinica peggiora, si devono prendere in considerazione le terapie che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali sul sildenafil. Studi in vitro. Il sildenafil è metabolizzato principalmente dagli isoenzimi 3A4, via principale, e 2C9, via secondaria, del citocromo P450, CYP. Pertanto, gli inibitori, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Valcoga, insieme ad altri farmaci come Aeurosatesicora Euro, Aeurosatesitrina Euro, Aeuroscarbazina Euro, Aerosberunavir Accord, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Aurobindo, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Dottor Reddis, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Gaeuro, Aerosberunavir Creca, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Milan, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Sandoz, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Teba a Euro, Aerosberunavir Zentiva, compresse rivestite a Euro, Aerosbeponita a Euro, Aerosdermatrans a Euro, Aerosdinichetta a Euro, Aerosduranitrina a Euro, Aerosela, capsula a rilascio modificato a Euro, Aerosela, compressa a Euro, Aerosepinitril, cerotti a Euro, Aerosevotazza a Euro, Aerosgemboia a Euro, Aerosismo, 20 a Euro, Aerosisosorbide mononitrato doc generici, compressa a rilascio modificato a Euro, Aerosisosorbide mononitrato doc generici, compressa a Euro, Aerosisosorbide mononitrato AG, capsula a rilascio modificato a Euro, Aerosisosorbide mononitrato AG, compressa a rilascio modificato a Euro, Aerosisosorbide mononitrato AG, compressa a Euro, Aerosisosorbide mononitrato Sandoza Euro, Aeroscaletra, compresse rivestite a Euro, Aeroscaletra, soluzione a Euro, Aeroscheritrina Euro, Aeroslopinavir ritonavir accorda Euro, Aeroslopinavir ritonavir Milan Euro, Aerosminitrana Euro, Aerosmono 5, capsula a rilascio modificato, compressa a Euro, Aerosmono 5, capsula a rilascio modificato a Euro, Aerosmonoket, compressa a rilascio modificato a Euro, Aerosmonoket, compressa a Euro, Aerosnatispray a Euro, Aerosniglina a Euro, Aerosniredil a Euro, Aerosnitrodermts a Euro, Aerosnitroglicerina bioindustrial IM, soluzione, uso interno, a Euro, Aerosnitroglicerina doc generica a Euro, Aerosnitroglicerina eurogenerica a Euro, Aerosnitroglicerina Sandoza a Euro, Aerosnitroglicerina Teba a Euro, Aerosnitroglicerina Zentiva a Euro, Aerosnorvir, compressa rivestita a Euro, Aerosnorvir, polvere per sospensione a Euro, Aerosprezzista, compressa a Euro, Aerosprezzista, sospensione a Euro, Aerosrectogesica a Euro, Aerosrizolsta a Euro, Aerosritonavir Milan a Euro, Aerosritonavir Sandoza a Euro, Aerostribilda a Euro, Aerosintuzza a Euro, Aerostriniplasa a Euro, Aerostrinitrina, compressa rivestita a Euro, Aerostrinitrina, soluzione, uso interno, a Euro, Aerosvenitrina a Euro, Aerosvenitrinta a Euro, Aeroszelborafa a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Valcoga durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Valcoga durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile e contraccezione negli uomini e nelle donne. A causa della carenza di dati sugli effetti di sildenafil nelle donne in stato di gravidanza, sildenafil non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sildenafil altera moderatamente la capacità di guidare o di usare macchinari. Poiché copyright nel corso degli studi clinici con sildenafil sono stati segnalati episodi di capogiro e disturbi della vista, prima di guidare o di usare macchinari i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono a sildenafil. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Nello studio principale con sildenafil controllato verso placebo sull'ipertensione arteriosa polmonare, 207 pazienti sono stati complessivamente randomizzati e trattati con sildenafil a dosi da 20, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi condotti sui volontari con dosi singole fino a 800 mg, le reazioni avverse sono state simili a quelle osservate con dosi più basse, ma la percentuale di incidenza e la gravità degli eventi ha aumentata. Con dosi singole da 200 mg ha aumentata l'incidenza delle reazioni avverse, mal di testa, vampate di calore, capogiro, dispepsia, congestione nasale e disturbi della vista. In caso di sovradosaggio dovranno essere adottate le necessarie misure standard di supporto.
L'emodialisi non accelera la clearance renale perché il sildenafil è altamente legato alle proteine plasmatiche e non viene eliminato nelle urine. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Urologici, farmaci impiegati per la disfunzione erettile, codice ATC. G04B03. Meccanismo d'azione. Il sildenafil ha un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5, PDE5, CGMP specifica, l'enzima, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il sildenafil viene assorbito rapidamente. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono raggiunte entro 30-120 minuti, mediana 60 minuti, dalla somministrazione orale a digiuno. La biodisponibilità media assoluta dopo somministrazione orale, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduzione edello, elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina. Calcio idrogeno fosfato anidro. Crosscarmellosa sodica. Copovidone. Magnesio stearato. Rivestimento della compressa. Ipromellosa. Biossido di titanio. E171. Macrogol 4000. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Balcoga a base di sildenafil sono Grampidam, Misildecard, Revatio, compressa rivestita, Sildenafil Aurobindo Italia, Sildenafil Dottor Reddis, Sildenafil Teva Italia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.